Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Quanti di voi conoscono la parola circa? Scommetto quasi tutti. Infatti, circa è una parola molto diffusa che si trova anche in altre lingue europee, tra cui per esempio l'inglese e il tedesco, e che deriva direttamente dalla parola latina circa, che letteralmente significa intorno a, quindi approssimativamente. Ma proprio perché si tratta di una parola così tanto diffusa, se la utilizziamo troppo spesso rischiamo di risultare banali e ripetitivi. In questo video quindi voglio presentarvi tutte le alternative migliori per evitare di dire sempre circa. Siete pronti? Iniziamo! Generalmente quando utilizziamo la parolina circa la utilizziamo in riferimento a dei numeri, siano essi misure o date o quantità. Tra le alternative più comuni troviamo all'incirca, approssimativamente, più o meno, pressappoco, su per giù, a occhio e croce. Per esempio, immaginate di essere dal parrucchiere che sta per tagliarvi i capelli. Quanto li vuole tagliare? Ma non saprei, più o meno come l'altra volta, direi approssimativamente 5 centimetri. Oppure chiedendo a qualcuno la sua ricetta del tiramisù. Quanto cacao serve da spolverizzare sulla superficie? Ma a occhio e croce ne serviranno 2 cucchiaini, quindi direi all'incirca 10 grammi. In alcuni casi invece non ci si riferisce ai numeri, ma piuttosto a posizioni approssimative di qualcosa nello spazio. Ad esempio, guardando un grande palazzo, potremmo dire: dove si trova la tua finestra? Su per giù all'altezza di quel cornicione grigio. Espressione del giorno. Idem con patate. Avete mai sentito questa espressione? No, non sto scherzando, esiste davvero ed è anche piuttosto utilizzata nella lingua italiana di tutti i giorni. Ma cosa significherà mai? Ebbene, viene utilizzata per dire lo stesso come già detto poco fa, uguale a quanto appena detto, con senso ironico, per sottolineare che quello che segue è ordinario, ripetitivo e non aggiunge nulla. Insomma, un po' come le patate, no? Sono un alimento banale, ordinario, niente di eccezionale. Per esempio, ieri mentre andavamo al mare abbiamo trovato una fila lunghissima e idem con patate al ritorno. Oppure, Marco ha deciso di rimanere a casa e suo fratello idem con patate. Sono 2 pantoffolai. Ma da dove verrà mai questa espressione? È molto probabile che il modo di dire venga da una barzelletta secondo cui una famiglia povera e analfabeta per una volta riesce a permettersi di andare al ristorante, ma il capofamiglia, non sapendo leggere il menù, sceglie a caso e indovinate cosa gli arriva? Un piatto di fagioli. Quindi la moglie origlia al tavolo vicino, dove una signora stava ordinando idem con patate, indicando lo splendido pollo arrosto di suo marito. Così la povera analfabeta ha chiesto la stessa cosa, idem con patate. E cosa si vede arrivare? Il piatto di fagioli con delle comunissime patate. A proposito di patate, cosa significa passare una patata bollente a qualcuno? Ma ti sembra il luogo adeguato per chiederlo? C'è un video in corso. Dai, sono sicura che gli studenti vorranno saperlo tanto quanto me. Ok, allora, una cosiddetta patata bollente non è altro che un argomento spinoso, delicato, che, proprio come una patata bollente, non si può toccare facilmente senza scottarsi. Quindi una situazione molto difficile da gestire e risolvere. Ah, chiaro, quindi proprio come quando mi fai rispondere alle email degli hater, mi passi la patata bollente. No, solo quelle delle domande sulla grammatica. Alle email degli hater non rispondiamo, ricordi? Hai ragione. In altri casi ancora possiamo utilizzare circa quando riportiamo dati o misurazioni
di cui non siamo certi al 100%, per concederci così un certo margine di errore. In questi casi, oltre a quelle già elencate prima, le alternative a circa sono: se non mi sbaglio, se non ricordo male, se ricordo bene, se la memoria non mi inganna. Ad esempio, ti ricordi quante sono le pagine da studiare per l'esame di martedì? Non ne sono sicura, ma se non ricordo male dovrebbero essere 175. Nel caso in cui ci si riferisca a quantità o misurazioni, è possibile anche sostituire circa con un altro tipo di espressioni, che danno una stima un po' più sicura rispetto alla quantità nominata, quindi leggermente al di sopra o al di sotto del reale valore. Ad esempio, parlando della Torre di Pisa, che è alta effettivamente 57 metri, anziché dire la Torre di Pisa è alta circa 60 metri, potremmo anche dire la Torre di Pisa è alta poco meno di 60 metri. Oppure, parlando della lunghezza del Po, lungo precisamente 652 km, potremmo dire: il fiume Po è lungo poco più di 650 km. E così via. Quindi queste due espressioni sono poco meno di o poco più di. Ma in realtà potete anche aggiungere l'intera espressione poco più o poco meno dopo aver detto la quantità di cui appunto non siete sicuri al 100%. Per esempio, alla festa c'erano 50 persone, poco più o poco meno. Un altro uso di circa, probabilmente meno comune ma ancora possibile, è con il significato di riguardo a. Per esempio, un professore universitario potrebbe scrivervi per mail: circa l'argomento della sua tesi, preferirei discuterne di persona. In questo caso le alternative più gettonate sono riguardo a, per quanto riguarda, in merito a, relativamente a proposito di, per quanto concerne. Quindi sempre lo stesso professore potrebbe scrivervi: a proposito della sua tesi, quando pensa di cominciare a scriverla? E voi potreste rispondergli: relativamente alla sua richiesta mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Tradotto: non ho nessuna voglia di cominciare a scrivere la tesi e sicuramente non lo farò oggi. Arrivederci. Vuoi sfoggiare un po' di alta moda italiana anche nel tuo paese? Compra i meravigliosi capi di abbigliamento Lernamo Collection. I link sono tutti nella descrizione. Ed eccoci arrivati anche alla fine di questo video. Però prima di chiudere vi ricordo di dare un'occhiata al video sui sostantivi e gli aggettivi invariabili. È veramente molto utile e interessante. Il link, come sempre, lo trovate qui in alto nella card e giù nella descrizione. In ogni caso vi ricordo che sul nostro sito www.lernamo.com potete trovare tutte le altre lezioni di grammatica, di vocabolario e di cultura italiana. E invece, se volete seguirmi costantemente, continuamente, potete farlo sui nostri social Facebook, Instagram e Twitter. Vi basterà cercare Lernamo o cliccare direttamente sui link in descrizione. Io vi saluto, ma non vi preoccupate perché ci rivedremo prestissimo. Ciao!